Con il libro di Esdra conviene iniziare dalla fine. Nel 10° capitolo troviamo una lista di colpevoli. Qual era la loro colpa? Quella di aver sposato donne straniere. Israele ordina, per editto scritto dallo scriba Esdra, che queste donne vengano allontanate, pena la confisca dei beni e la scomunica. Sì, nella Bibbia c'è scritto anche questo, che degli stranieri debbano essere cacciate, delle spose, perché sono state loro, pagane, aver causato l'impurità di Israele e ad impedire che questa nazione possa di nuovo ritornare ad essere santa. Ma cosa era successo per provocare una decisione così drastica? Nel 539, sulla scena orientale, entra la nuova superpotenza. I persiani sbaragliano l'impero babilonese e entrano di diritto tra i grandi della storia. Il nuovo re è Ciro, il quale però ha una politica religiosa nei confronti dei suoi sudditi diversa. Ed è per questo che permette ai giudei che sono nella corte di Babilonia di ritornare. Il primo ritorno, quello che viene celebrato dal secondo Isaia, degli esuli da Babilonia a Gerusalemme, riempie il cuore di grandi speranze. E il Tempio verrà ricostruito grazie ad Ageo, a Zorobabele, ma sicuramente quello che accade subito dopo la ricostruzione non mantiene subito le grandi attese, le grandi promesse. Nel 515 il Tempio viene ricostruito. Esdra, dalla corte babilonese, arriva lì a Gerusalemme e quello che trova un Tempio sicuramente ricostruito, ma una nazione che è lontana dall'essere santa. Israele deve infatti fare i conti con le popolazioni pagane che sono rimaste in Gerusalemme e in tutto il territorio di Israele e deve fare i conti dunque con una vita che è di sottomissione comunque al potere persiano, di una libertà che non c'è più e di una nazione che ha perso non soltanto il potere ma ancora fa fatica a trovare la propria unità. Se Ageo, il profeta Ageo insieme al governatore Zorobabele verranno ricordati per la ricostruzione del Tempio, Esdra viene ricordato nell'ebraismo come il grande riformatore, colui che in fondo crea l'ebraismo così come lo abbiamo conosciuto nel Nuovo Testamento e nel Vangelo. Esdra non è un profeta, Esdra è uno scriba e questa immagine, l'immagine di un uomo dedito alla lettura, allo studio della legge, che riporta Israele nella fedeltà al testo e nel culto che quella legge offre nel Tempio di Gerusalemme, questo è ciò che fa rinascere una nazione oppressa che non rivedrà più la libertà, ma che trova nel Tempio e nella legge il centro, l'origine, la sorgente di questa nazione oppressa, ma libera solo e soltanto nella misura in cui conosce e osserva la legge e vive il culto puro nel Tempio di Gerusalemme. Ma sentite la descrizione che abbiamo nel 7° capitolo di questo scriba, una descrizione che delinea un'immagine nuova. Non ci sono più i patriarchi, non c'è più il Re Santo, non c'è più il profeta, c'è una nuova immagine del pio israelita, lo scriba, in fondo colui che darà la vita a quell'altra immagine centrale per la nostra comprensione del mondo biblico, lo scriba e il fariseo. Esdra si era dedicato con tutto il cuore a studiare la legge, a praticarla e ad insegnare in Israele la legge e il diritto. Avete capito? Studiare la legge, trovare nella legge la giustizia e il diritto nell'osservanza della purità
della legge, trovare la propria identità nazionale che non può più essere trovata in un potere civile, statale, che ormai è in mano agli stranieri. È così che nasce quell'Israele che noi conosceremo nel Vangelo. Esdra con la sua parola inciterà un popolo intero a trovare rifugio nella purezza della legge. E questo popolo intero troverà rifugio, troverà forza e identità nell'osservanza della legge. Per far questo Esdra dipinge la corruzione imperante e l'impurità di un popolo che è lontano dalla legge. Sono parole forti che colpiranno il popolo di Israele, sono parole che contengono anche semi di intransigente fondamentalismo che porteranno alla scelta così drastica dell'allontanamento delle spose straniere. Il paese di cui voi andate a prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei popoli indigeni, per le nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con le loro impurità. Per questo non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né prendere le loro figlie per i vostri figli. Tutto l'esilio, la distruzione del Tempio viene letta attraverso questa colpa. Israele ha abbandonato la purezza del proprio culto e della propria legge e i matrimoni misti sono l'abominio che ha attirato su Israele la punizione divina. Dunque Esdra e Israele trovano nella fedeltà, nella stretta osservanza della purità della legge mosaica, la propria ragion d'essere e su questo altare sacrificano anche questi matrimoni, queste donne e questi bambini che vengono allontanate. Israele si chiude e cerca di essere una nazione santa per non ricadere nel peccato di abominio. Nasce dunque quell'ebraismo che trova nella fedeltà alla purezza anche dei vincoli sanguinei quella che è la propria ragion d'essere, la propria forza. Un qualcosa che stride con quelli che sono i nostri valori moderni, spirituali, morali. Però la Bibbia è capace di dare voce a tutti. E se da una parte il libro di Esdra chiude la questione, dall'altra parte sarà bene sempre ricordare un altro libro che sembra rispondere a questa parola, a questa voce. È il libro di Ruth, il libro della nonna del grande re Davide, colei che pagana non abbandonò Noemi, colei che ritornò in Israele dopo la morte del proprio marito e diventerà anche lei giudea, israelita e darà alla luce colui che fu il padre di Davide. C'è scritto anche questo: il grande re Davide porta nelle sue vene un sangue che è pagano. La Bibbia allora forse ci lascia la possibilità di scegliere pagine diverse, voci diverse. C'è chi erige muri, c'è chi crea dei ponti. E allora buona lettura in questo testo di Esdra, ricordando anche il testo di Ruth.